più evocativo dei sensi umani per la conservazione della memoria dei luoghi è forse proprio l'olfatto. Un odore, più di ogni altra sollecitazione esterna, è in grado di richiamare in vita la dimensione del vissuto. Gli spazi e le atmosfere di un'infanzia, di rianimare gli scenari in cui si sono svolti accadimenti meravigliosi o drammatici della nostra esistenza. Sotterrati, ma preservati in tutto il loro nitore tra le zolle leggere della nostra anima. Attraversando le narici lucane, quel valico che si apre alle pendici orientali dell'abbagliante muraglia degli Alburni, quel valico menzionato da Sallustio nel racconto della tragica vicenda dello schiavo Spartaco, quel valico percorso da Cicerone verso il suo amaro esilio, il viaggiatore, che si è appena lasciato alle spalle la sconfinata distesa pestana, comincia a respirare i profumi di un territorio fortemente connotato dalla sua orografia accidentata, dai suoi corsi d'acqua impetuosi, dalle sue maestose grotte. Ai suoi occhi improvvisamente si impone l'alterità di un paesaggio selvaggio, aspro, ma tutt'altro che respingente. Il fiato di una natura primigenia lo avvolge e lui lo respira, ricongiungendosi ad essa. Queste sono le Nares Lucane, ad Nares Lucanas, le porte di accesso da Settentrione alla Terzo Regio Augustea. Un varco stretto come le narici di un uomo o di un animale, un passaggio obbligato tra i rilievi dell'entroterra cilentano e per questo percorso da un tratto della via Popilia, l'unica arteria che consentiva in antichità i collegamenti tra Roma e la Sicilia. Non casualmente una metafora antropomorfa dell'accesso ad uno dei luoghi d'Italia in cui più che altrove si avverte il condizionamento e l'ispirazione esercitati da sempre su ogni destino individuale o collettivo, su ogni prodotto, ogni espressione, ogni attività umana, dalle manifestazioni della natura, da quelle più violente, catastrofiche, come da quelle più incantevoli e sacre.